Bene, cari amiche ed amici, stiamo dal vivo. Ecco, assetto un poco, stiamo dal vivo e parleremo perché io ho appena finito da circa un'ora, mezz'ora, non mi ricordo più, era quasi mezzanotte e adesso invece è mezzanotte e quindi sarà stata 11:30 che ho finito il live streaming parlando. Cari amiche ed amici che mi seguite, adesso ho dimesso i panni del reverendo Sant'Enchan e nei quali ho parlato che Papa Francesco chiede perdono per gli errori della Chiesa. In realtà l'omertà riguardo i crimini è un crimine anch'essa, quindi vi invito a guardare e commentare il live che ho fatto prima sulla pederastia, pedopornografia e la pedofilia della Chiesa. Se avete qualche argomento da portare a quel discorso, al video che ho fatto prima, al live di prima, lasciate dei commentari e io farò un altro video, perché già ho fatto tanti video almeno su Papa Francesco che chiede perdono a nome della Chiesa, della Sacra Romana Chiesa Cattolica, della Sacra Madre Chiesa Cattolica Apostolica Romana. Chiede perdono per tutti i casi di pedofilia, pedopornografia, pederastia. Ma in effetti avrei dovuto fare anche dei video per quanto riguarda Papa Ratzinger e Papa Giovanni Paolo II, perché sin dagli anni 50 che ci sono scandali, forse anche da prima. Fatto sta che Giovanni XXIII, il Papa buono, ha fatto delle encicliche, ha parlato che voleva risolvere il problema, ma non è successo nulla come al solito. Adesso invece ci dedichiamo alla magia sessuale, perché sembra che il Vaticano è infiltrato di maghi, di massoni, che non me ne vogliano i massoni. Io poi ho dato dei link nell'ultimo live che ho fatto di Instagram, e si è infiltrato di persone che praticano la magia sessuale. Quindi questo è particolarmente significativo, perché ci fa capire come tutte queste aberrazioni che coinvolgono anche personaggi importanti, laici, borghesi, eh, abbiano preso il piede in molte associazioni, soprattutto ermetiche, magiche. Ci dobbiamo rifare alla figura del leggendario Aleister Crowley, che è uno dei rifondatori della magia. Edward Alexander Crowley, ossia Aleister Crowley, è stato che è nato nel 1875 ed è morto nel 1947. È stato uno di quelli che, entrato nel loto di Gerner e di altri, ha praticato la magia sessuale, soltanto che lui l'ha portata ai limiti di quello che già era praticata nel loto, e ha fondato una AA che molti dicono Astrum Argentinum, o Argentum, ma in realtà non si sa esattamente bene le iniziali di che cosa sono. AA, che lui è stato nella Golden Dawn, dove c'è stato il poeta Yeats. Secondo questo signore qua, la magia sessuale non serviva per appagare la propria libidine, quindi non serviva per soddisfare i propri desideri, anzi si doveva fare se possibile in una forma casta ma degenerata. Quindi sperimentava qualsiasi cosa, e questo ci fa comprendere come molti sacerdoti, molti preti pedofili e pederasti, che poi la differenza è che il pedofilo è colui che ama i bambini in una maniera
ma che oggi definiremmo malata o anormale. Invece il pederasta è colui che arriva a consumare l'atto sessuale. Quindi molti preti pedofili che hanno un'attrazione insana verso i bambini, i ragazzi, gli adolescenti, e molti preti pederasti, cioè che consumano tale attrazione, magari lo fanno non soltanto per gratificare le proprie perversioni, ma addirittura perché vedono, come anche molti occultisti e maghi della magia sessuale, la così famosa magia rossa. Qua c'ho di Frank G. Rippel un libro, li ho presi così un po' tutti insieme, ma ecco, la magia stellare no, la magia rossa è un libretto piccolino. La magia rossa, che sarebbe in occidente, nell'occidente moderno sarebbe la magia sessuale. Eh, ecco, per i cultori della magia rossa si tratta di poter accumulare energie psicofisiche e soprattutto psichiche per poi poter evocare le potenze e invocarle, quindi anche potenze oscure, ctone, del subsuolo, demoniache se si vuole, angelicali, e per piegarle queste potenze alla propria volontà. Quindi l'atto in sé sessuale, per quelli che logicamente credono nella validità della magia e che purtroppo, come ci spiega Piero Angela in questo suo libro che io sempre vi consiglio di leggere, Viaggio nel mondo del paranormale, Viaggio nel mondo del paranormale di Piero Angela, che è uscito, io l'ho letto quando è uscito nel 78, avevo 9 anni. Poi è uscito, vediamo, è stato stampato il 15 maggio, io sono nato il 26 gennaio, quindi avevo meno di 9 anni, e l'ho letto diverse volte, l'ho letto anche ultimamente. E qua ci fa vedere come siano tutte bufale queste energie astrali, queste energie, il registro acasico e queste cose qua. Eppure la gente preferisce le panzanate, le balengate che i vari culti propinano. Sed sorelle, ciao Sen, ciao Sed sorelle, come stai? Oggi ho fatto una live prima e, e adesso faccio tardi facendo quest'altra. Allora dicevo, molti preferiscono le balengate, che secondo me sono contenute anche nei culti religiosi, per quello che poi i maghi esoteristi occultisti se ne approfittano, e quindi poi si arriva a credere alla magia sessuale. Ciao, bene, tu? Sì, sto bene, grazie. Il caldo, però vedi, parlando di un argomento dark, non c'è caldo che rega. Vabbè, che uno si lamenta che ci sono circa 20 gradi, mi sembra. Se fanno 20 gradi d'estate è caldo di sera, ma d'inverno diciamo meno male, che un caldo fuori stagione, che risparmiamo la caldaia. Allora dicevo che questi maghi, e non solo i maghi della magia rossa sessuale, speriamo che questo tema non sia troppo scabroso per quelli di YouTube, perché non dico parolacce. Ci lamentiamo sempre, sed sorelle, sì, c'hai ragione. Questi maghi, questi occultisti, questi esoteristi moderni che dicono di praticare la magia rossa, cioè la magia sessuale,
vogliono incanalare forze, energie, e quindi innanzitutto il fine giustifica i mezzi, perché poi evocheranno degli spiriti con i tentacoli, con i grimoire, con tutte queste cose qua, no? Come il libro delle figure geroglifiche, delle cose strane. Io col caldo mi raffreddo. Ma poi si arriva, come arrivò in pratica Edward Alexander Crowley, cioè Aleister Crowley, ecco, è lui, ebbene sì, la grande bestia Tomegateiron, come si amava a far definire, perché già la madre, invasata cristiana religiosa, lo definiva l'anticristo, il mostro 666. E lui ha detto che in Egitto, al Cairo, si è contattato con un angelo demonio, Aiwas, che gli ha suggerito il libro della legge: fa ciò che vuoi, sarà tutta la tua legge. Ebbene, nell'abbazia di Telema, a Cefalù in Sicilia, praticava la famigerata magia sessuale o magia rossa. E in pratica non c'è stata versione di atto sessuale che si sia salvato dalla sua concupiscenza, ma lui praticava, in accordo alla magia astrologica, a ogni tipo di magia, agli astri, all'astrologia e tutto, alla magia cerimoniale di ogni popolo, praticava la magia sessuale per raggiungere le potenze del cosmo e governarle, quindi non per il suo, almeno così diceva, per il suo piacere. Poi lui sapeva ciò che voleva fare e imponeva la sua volontà agli altri affinché apprendessero qual era la loro vera volontà. Quindi è uno che ha levato soldi a un sacco di persone. Poi naturalmente i suoi genitori avevano una fabbrica di birra, se non mi sbaglio, e erano molto ricchi, ma lui è morto povero perché ha dilapidato la sua fortuna e anche la fortuna di tutti quelli che hanno avuto il dispiacere di conoscerlo e di essere suoi discepoli, perché pretendeva denaro, denaro, denaro per qualsiasi cosa, soprattutto per drogarsi, per praticare sesso e per bere, per alcolizzarsi. Allora non mi stupirei che molti preti, pederasti e pedofili, e non solo preti, e in realtà siano affiliati a dei clan satanisti di magia sessuale, che ci sono un po' dovunque. Dicono addirittura, e il papa Bergoglio era uscito a smentirlo, cioè il papa Francesco, che ci sia una loggia di maghi occultisti di magia rossa o nera, o bianca dentro del Vaticano, che sarebbe proprio una loggia massonica dedita a queste cose. Di fatto Aleister Crowley, cercate Aleister Crowley, era anche un massone, certo di una loggia irregolare e non riconosciuta, perché ci sono ancora delle logge che nel territorio sono irregolari, non sono affiliate alla Gran Loggia d'Inghilterra, che è la loggia madre di tutte le logge massoniche, e i rituali, i riti e le obbedienze in conseguenza non sono riconosciute. Quindi al loro interno, anche se hanno insegnamenti massonici, fanno quello che vogliono. Aleister Crowley è stato nominato grado 33 in una loggia che probabilmente era irregolare, non accetta e non riconosciuta. Sed sorelle, ma studi tantissimo, San. E infatti grazie Sed sorelle del complimento, come potrai vedere, ho letto tutti questi libri, e anche tutti questi libri, ed anche tutti questi libri qua, che non so se si vede. E poi per ultimo ho letto tutti questi libri, che qua ci sono fotocopie, e ho letto anche, là ci sono 4 scrigni della Newton Compton. Quindi sì, ho letto durante tutta la mia vita, perché io dai 12 anni volevo essere scrittore.
soltanto che mi ha sempre demoralizzato il fatto di non trovare un editore disposto a pubblicarmi. Adesso grazie a YouTube dal 2013 e che inizio a condividere con gli altri le mie idee, però sono disoccupato. Se, anche io leggo molto ma non me li ricordo. Sei un bel cervello. Sed sorelle, grazie. Anch'io ho il problema come tutti che leggo un libro, a parte che ho una lettura lenta, a volte 20 pagine all'ora, perché 20 paginette, perché devo mentalizzare, devo visualizzare quello che leggo, ma certo non si ricorda tutto. L'importante è ricordarsi i concetti. E poi il cervello, come dice Piero Angela a Super Quark, per tenerlo in forma basta allenarlo, quindi basta che uno mantiene un minimo di letture giornaliere e poi dopo un anno ti accorgerai dei cambiamenti o se ne accorgeranno gli altri. Ma l'importante è leggere perché fa bene al cervello e è uno dei fattori che aiutano a combattere l'Alzheimer, la lettura. Quindi, come dire, eh, è per quello che le caratteristiche dei preti pedofili e pederasti e dei pedopornografici in generale, non solo preti, prelati, eccetera, e che fanno le cose in modo probabilmente non soltanto da gratificarsi, ma la gratificazione è una specie di offerta a una qualche divinità che adorano, magari in senso perverso anche allo stesso Dio, per raggiungere del potere terrenale. Il loro fine non è la pura e semplice gratificazione, ma magari raggiungere un potere, una potenza. E quindi nel patto demoniaco ci sta che loro veramente arrivano a fare qualsiasi cosa pur di raggiungere il dominio, il controllo attraverso la loro volontà del mondo esterno. Ecco perché, anche se io non credo in realtà in nulla, neanche alla magia, visto che sono ateo, bisogna dire che dividere fra magia bianca, nera e rossa è un controsenso, perché la magia in quanto imposizione della propria volontà sul mondo esterno, sulle altre persone magari e sulle cose, è già di per sé negativa. Non c'è una magia buona e una magia cattiva. La magia è sempre l'imposizione della propria volontà, influenzare il medio ambiente e quindi anche influenzare chi ci circonda secondo i nostri capricci. Da questo punto di vista non c'è una magia che sia positiva, e quindi differenziare fra magia bianca, quella buona, quella nera, cattiva, e quella rossa, quella sessuale, è sempre una forma di legittimare l'imposizione della propria volontà. Già parlando vogliamo convincere gli altri delle nostre idee, come forse sto facendo io adesso, ma praticando magia, quindi è inutile che andate a praticare magia, prima di tutto perché è una perdita di tempo, perché non funziona. Voi vi immaginate se la magia avesse funzionato già dall'antichità, perché si sarebbe dovuti arrivare a fabbricare la bomba atomica prima e poi quella all'idrogeno? Perché si pensa alle guerre del futuro come alle guerre laser, se basterebbe un sortileggio per ammazzare il nemico? Sai quante persone, sapete quante persone mi hanno arrecato del danno e io allora con dei sortileggi li fulminerei tutti? E invece non funziona così, perché la magia non funziona. Ecco perché Kim, il leader della Corea del Nord, si vuole armare di armi nucleari, perché altrimenti, se i sortileggi funzionassero della magia, basterebbe soltanto che lui dice qualche mantra e distrugge tutti gli Stati Uniti, ammazza tutti i nordamericani.
The Golden Eagle, ciao, hai cambiato nome, vedo. Allora, The Golden Eagle, vediti il live che ho fatto oggi e poi magari se poi rivediti questo. E mi raccomando, The Golden Eagle, caro amico mio, e anche Sed sorelle, se nel live precedente e in questo avete dei contributi da fare, dei suggerimenti, commentateli questi live qui sotto. E poi mi raccomando, condividete i live affinché più persone possano commentarli e apportare la loro esperienza, fare domande. Così se io vedo che un live lo commentano, io continuo sullo stesso tema, perché io già del papa che chiede scusa per la pedopornografia nel Vaticano, nella Chiesa Cattolica, ne ho fatti di video. Allora, hai proprio ragione. Sì, dopo guardo. Comunque ciao Sed, ciao Yigen. Bene, mi raccomando, se i temi di cui parlo in questi ultimi live, come anche quello sul ponte a Genova, oppure se in qualche video che guardate, ne ho più di 870, guardate un mio video, vi piace, commentatelo, perché io riprenderò quell'argomento. E poi nel live precedente che ho fatto sempre oggi di notte, adesso già mezzanotte inoltrata, non ho un orologio a portata di mano, mi sto filmando, ma deve essere così, ormai mi filmo da più di 21 minuti. Io ho dato dei link, voi mi potete trovare in WordPress come Sant'Enchan e in Blogspot come Sant'Enchan. Avevo fatto un video dicendovi che WordPress è meglio di Facebook, ed è vero, perché a WordPress pubblico un post e subito me lo guardano centinaia di volte da tutto il mondo. In Facebook no. E in quel video vi spiego nei dettagli perché è meglio WordPress a Facebook. C'ho anche molte più amicizie vere in WordPress, ma adesso vi dico che anche Blogger di Blogspot, Blogger, che è di Google, mi dà tante soddisfazioni, perché anche lì hanno letto più di 1700 volte i miei, hanno visualizzato più di 1700 volte i miei post e gli hanno dato tanti like. Poi ho messo opzioni distinte: non mi piace, mi piace, pazzesco, allucinante, non so che cosa. Prossimamente, visto che mi è piaciuto Blogger e mi è piaciuto WordPress, voglio provare per tutte e tutti voi se è meglio Fotolog della Cation, mi sembra, a Facebook. Ah, qua ogni volta che mi muovo si muove l'aria e mi appare come se ci fosse un messaggio differente, invece sono i vecchi messaggi. Allora, per finire il tema, perché tanto sto ridondando, ondi rondi rondello, Marco ondi rondi rondello, oh che bel castello, poi non vado oltre. Per me, dietro la stragrande maggioranza di reati sessuali e di abusi sessuali, non solo su minorenni, dei sacerdoti, non solo della Chiesa Cattolica, ma dei religiosi, perlomeno cristiani in generale, c'è una orchestra oscura, c'è una direzione, un'orchestrazione oscura, c'è una direzione oscura. Ci sono sette movimenti sulfurei, come quelli che ha denunciato Elemire Zolla, non l'autore teatrale, ma l'autore, fra gli altri. Ah, ho preso il libro sbagliato, ho preso La cena segreta. Elemire Zolla, l'autore di questo bellissimo libro Uscite dal mondo, e che la estasi, l'uscita dal mondo, la fuga dalla realtà,
in una realtà parallela, come direbbe Carlos Castaneda, un'altra realtà? È possibile tanto nel bene come nel male. Le ascesi possono essere divine o demoniache. E lui cita l'Hell's Fire Club, il club del fuoco infernale, che era una spelonca di scrittori, poeti e satanisti. Infatti Yeats si pensa, il poeta Yeats, che sia stato un satanista perché ha fatto parte della Golden Dawn. E anche Bram Stoker è stato un altro autore che si crede satanista perché ha fatto parte della Golden Dawn o dell'Hell's Fire Club. Quindi grazie per avermi seguito, questo è tutto, vi lascerò i video consigliati, commentate e condividete questo video affinché altri lo commentino. Arrivederci e grazie, ciao.